La Commissione europea ha presentato il 28 marzo il piano d'azione sulla mobilità militare. Facilitando la mobilità militare all'interno della UE, spiega la rappresentante esteri dell'Unione Federica Mogherini, possiamo reagire più efficacemente quando sorgono le sfide. Anche se non lo dice, è evidente il riferimento alla aggressione russa. Il piano d'azione è stato deciso in realtà non dall'Unione Europea, ma dal Pentagono e dalla NATO. Nel 2015 il generale Ben Hodges, comandante delle forze terrestri USA in Europa, US Army Europe, ha richiesto l'istituzione di un'area Schengen militare, così che le forze USA, per fronteggiare l'aggressione russa, possano muoversi con la massima rapidità da un paese europeo all'altro, senza essere rallentate da regolamenti nazionali e procedure doganali. If you look at USARA and what they're doing, they're integral. If you look at just the exercise and the training that they've been doing, the change in tasks, the complexity of those tasks, the distances of the moves they've made in some of the exercises in the Baltics, Romania and Bulgaria. Tale richiesta è stata fatta propria dalla NATO. Il Consiglio Nord Atlantico, riunitosi l'8 novembre 2017 a livello di ministri della difesa, ha chiesto ufficialmente all'Unione Europea di applicare legislazioni nazionali che facilitino il passaggio di forze militari attraverso le frontiere e, allo stesso tempo, di migliorare le infrastrutture civili così che siano adattate alle esigenze militari. Il 15 febbraio 2018 il Consiglio Nord Atlantico a livello di ministri della difesa ha annunciato la costituzione di un nuovo comando logistico NATO per migliorare il movimento in Europa di truppe ed equipaggiamenti essenziali alla difesa. Poco più di un mese dopo, l'Unione Europea ha presentato il piano d'azione sulla mobilità militare, che risponde esattamente ai requisiti stabiliti dal Pentagono e dalla NATO. Esso prevede di semplificare le formalità doganali per le operazioni militari e il trasporto di merci pericolose di tipo militare. Si prepara così l'area Schengen militare, con la differenza che a circolare liberamente non sono persone, ma carri armati. Movimentare carri armati e altri mezzi militari su strada e per ferrovia non è però la stessa cosa che farvi circolare normali autoveicoli e treni. Si devono perciò rimuovere le esistenti barriere alla mobilità militare, modificando le infrastrutture non adatte al peso o alle dimensioni dei mezzi militari, in particolare ponti e ferrovie con insufficiente capacità di carico. Ad esempio, se un ponte non è in grado di reggere il peso di una colonna di carri armati, dovrà essere rafforzato o ricostruito. La Commissione europea individuerà le parti della rete transeuropea dei trasporti adatte al trasporto militare, stabilendo le necessarie modifiche. Esse dovranno essere effettuate lungo decine di migliaia di chilometri della rete stradale e ferroviaria,
Ciò richiederà una enorme spesa a carico dei Paesi membri, con un possibile contributo finanziario UE per tali opere. Saremo comunque sempre noi cittadini europei a pagare queste grandi opere inutili per usi civili, con conseguenti tagli alle spese sociali e agli investimenti in opere di pubblica utilità. In Italia, dove scarseggiano i fondi per la ricostruzione delle zone terremotate, si dovranno spendere miliardi di euro per ricostruire infrastrutture adatte alla mobilità militare. I 27 paesi della UE, 21 dei quali appartengono alla NATO, vengono ora chiamati ad esaminare il piano. L'Italia avrebbe quindi la possibilità di respingerlo. Questo però significherebbe per il prossimo governo opporsi non solo alla UE, ma alla NATO sotto comando USA, cominciando a sganciarsi dalla strategia che con l'invenzione della minaccia russa prepara la guerra, questa sì vera, contro la Russia. Sarebbe una decisione politica fondamentale per il nostro Paese, ma data la sudditanza agli USA, resta nel regno della fantapolitica.